Ciao ragazzi, il prodotto che andiamo a recensire oggi è il Metamorph Force Dino Getter 2, inedita e sicuramente particolare versione di uno dei componenti del mitico trio robot, rivisitato in chiave preistorica da Sentinel in collaborazione con il maestro Go Nagai. Il modello non fa riferimento a nessuna serie animata specifica. Non esiste infatti un anime che vede il trio Getter Robot in versione Dino Getter. A maggior ragione quindi ci sentiamo in dovere di ringraziare la Sentinel per questa bella ed originale idea che ha permesso di intrecciare comunque i tre robot con gli acerrimi nemici della serie classica. Passiamo ora alla descrizione della facciata principale della scatola. Vediamo il logo che celebra il 40° anniversario della nascita dei Getter Robot, a fianco la scritta in giapponese Dino Getter, il logo della Sentinel. Sullo sfondo è riportato un particolare in trasparenza dell'immagine che vediamo in primo piano. Infine la scritta Metamorph Force Dino Getter 2. Sul lato possiamo vedere l'immagine del Dino Getter 2 in una posa statica e la reiterazione delle scritte Metamorph Force Dino Getter 2. Sul retro possiamo vedere varie immagini sia in posa dinamica che in posa statica del Dino Getter 2, nonché la Tyranno Mod, le scritte Metamorph Force Dino Getter 2, il bollino Dynamic, il bollino Made in Factory. Sull'altro lato possiamo vedere le scritte Metamorph Force Dino Getter 2 e un'immagine della Tyranno Mod. Sull'apertura superiore troviamo nuovamente le scritte Metamorph Force Dino Getter 2, Dino Getter con immagine, Tyranno Mod con immagine ed in questo caso il bollino Sales Outside Japan Only. Sul fondo della scatola troviamo varie scritte in giapponese, la scritta in inglese Ages 15 and Up, quindi prodotto riservato ai ragazzi di età uguale o superiore ai 15 anni, il rimando al sito della Sentinel, azienda produttrice, nonché quello di rimando al sito della Union Creative, azienda distributrice. Inoltre le avvertenze sia in giapponese che in inglese, numero di telefono, di nuovo mail per le informazioni della Union Creative e l'elenco dei materiali di cui è fatto questo prodotto. Ecco il contenuto della scatola. Qui vediamo la copertina del libretto delle istruzioni, che riprende quasi completamente la facciata principale della scatola. Ecco la prima facciata del libretto delle istruzioni aperto. Questa è l'altra facciata del libretto aperto. All'interno della scatola troviamo un unico blister che contiene il corpo principale del Dino Getter 2 e 2 machine guns.
Come possiamo vedere nella modalità Mecha, il robot mantiene alcuni dei tratti distintivi del Getter 2 classico, e cioè la colorazione bianca per il petto e rossa per le gambe, la classica forma allungata ed appuntita per la testa, nonché il braccio sinistro armato di trivella che andrà a costituire la coda del dinosauro nella Tyranno Mod. Notiamo anche alcune differenze dalla versione classica, cioè la colorazione bianca di spalle e braccia, che nella classica erano blu, e quella arancione dell'addome, che nella classica era giallo. I piedi, a punta nella versione classica, qui li vediamo riprodotti come zampe con artigli. Il braccio destro, classicamente munito di pinza, in questa particolare versione prende le sembianze delle fauci di un tirannosauro. Infine, in aggiunta alle due braccia principali, troviamo altre due braccia più piccole, che sono contenute nelle braccia principali, all'interno delle stesse, e possono essere tirate fuori seguendo in modo preciso le istruzioni. Queste due braccia minori andranno a formare le zampe anteriori della Tyranno Mod e nella modalità Dino Getter 2 permettono al robot di impugnare le mitragliatrici in dotazione, le quali possono anche essere applicate su dei perni accessori che sono posti su una specie di backpack.
Per passare dal Dino Getter 2 alla Tyranno Mod è necessario seguire con precisione tutti i passaggi del libretto delle istruzioni. Il braccio destro del robot va a formare la testa ed il collo del T-Rex, mentre quello sinistro ne diviene la coda. Le piccole braccia secondarie diventano le zampe anteriori del dinosauro, mentre la testa del Getter si ribalta e si inserisce nel busto. La parte inferiore rimane invariata, bisogna giusto allargare gli snodi delle anche. Molto intelligente la scelta di Sentinel di sfruttare le gambe del robot anche come zampe posteriori del T-Rex, in quanto ciò ha evitato di dover appesantire il modello con inutili appendici che sarebbero risultate probabilmente antiestetiche. Il risultato finale è un T-Rex proporzionato, stabile e dettagliato.若い命が真っ赤に燃えてゲッタースパーク空高く見たか合体ゲッターロボだガッツガッツゲッターガッツ三つの心が一つになれば一つの正義は100万パワー悪を許すなゲッターパンチUna volta che si è compresa la modalità di trasformazione, risulta agevole passare da una modalità ad un'altra. Il Dino Getter 2 è alto 18 cm circa. Come dicevamo, è realizzato in ABS e diecast. Le parti in metallo sono le gambe dal ginocchio alla caviglia ed il bacino. Per quel che riguarda l'articolabilità, presenta moltissimi punti di snodo, il che favorisce svariate soluzioni per quel che riguarda le pose. E tutto ciò in combinazione con una notevole stabilità, grazie al bilanciamento dei materiali utilizzati. 一つの勇気は100万パワー悪を倒すぞゲッタドリルゲッゲッゲッタゲッタロボ若い希望が虹を描きゲッタフライトどこまでも見たか無敵のゲッタ In conclusione, questo modello è un prodotto ben riuscito, sia esteticamente che meccanicamente. Forse ci sarebbe piaciuto averlo in una scala maggiore. Ringraziamo il negozio Japan World di Roma, distributore ufficiale Sentinel per l'Italia, per averci fornito il prodotto per la videorecensione. Grazie a tutti per averci seguito, alla prossima!
命を燃やせ怒りを燃やせ今がその時だうなる大地から遠い星を見上げてるこの青い地球に明日はあるか夢を奪い去る者はどんな奴も許さない魂が